Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana per quanto buona potrà essere dopo ciò che abbiamo visto ieri in campo in Atalanta-Napoli, ennesima partita compromessa da orrori e decisioni arbitrali totalmente sottosopra. Ieri è salito Chiffi in cattedra e ci sono anche i dialoghi tra lui e il VAR, andiamo a vedere cosa si sono detti, così come ciò che ha detto Cesari poi per quanto riguarda le decisioni arbitrali e non solo, perché è stato sbagliato praticamente tutto. Ovviamente cerchiamo di fare il punto della situazione insieme. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Partiamo da ciò che dice Cesari sulla direzione arbitrale e sugli episodi ovviamente che hanno compromesso la partita e hanno portato poi i 3 punti all'Atalanta che magari potevano essere del Napoli, ma ci arriviamo. Graziano Cesari ai microfoni di pressing su Mediaset analizza la direzione arbitrale di Atalanta-Napoli e giudica così l'arbitro. Chiffi sul rigore revocato al Napoli, sta al VAR 12 secondi e cambia totalmente idea. Gli fanno vedere 2 immagini e non quella che invece è decisiva per rilevare l'intervento falloso di In su Højlund. Allora io dico, ma se tu eri comunque nella posizione dietro all'azione per quanto riguarda quel calcio di rigore, l'hai dato in campo, benissimo, poi vai al VAR e ti fanno rivedere la stessa inquadratura. Non è che ti fanno rivedere quella davanti dove il contatto si vede molto ma molto nitido, ginocchio, era calcio di rigore, invece vai al VAR e ti fanno vedere giustamente un'immagine da dietro dove nemmeno io do calcio di rigore se vedo quell'immagine, perché il contatto non si vede dall'inquadratura da dietro. Se ti davano la telecamera davanti, che noi poi abbiamo visto tante volte prima che si andava al VAR eccetera eccetera, c'era il contatto, infatti mi sono detto vabbè, va al VAR per chiarire qualcosina, ma il calcio di rigore resta. Poi sono rimasto sbalordito quando ovviamente in Mondovisione viene revocato il calcio di rigore al Napoli. Gli dovevano far vedere questa immagine, ovvero l'immagine frontale, dice Cesari, in cui c'è il contatto. C'è difformità di giudizio, se dai rigore poi resta quello, lo lasci lì. Chiffi sul 2-0 si porta il fischietto in bocca ma non fischia, poi annulla la rete. Sarei curioso di sapere i dialoghi col VAR, magari in diretta. È un contrasto di gioco normale quello tra Højlund e In, e sull'azione che porta all'angolo dell'Atalanta c'è fallo di Zalewski su Mazzocchi che lo spinge via. In primis il Napoli ieri potevi crossare 36 volte e rischiavi di fare 30 gol, come era la partita di ieri. Siamo tutti d'accordo, credo, su questo. Non ne abbiamo beccata una e non abbiamo preso un cross avversario nemmeno a pagarlo. Punto primo. Poi c'è fallo di Zalewski su Mazzocchi. Io me la sono presa con Mazzocchi su quella palla persa che poi porta al calcio d'angolo e tu sul calcio d'angolo dormi ovviamente e prendi il gol. Non sto qui a fasciarmi la testa su questo di episodio, anche se Cesari ci dice che c'era fallo di Zalewski su Mazzocchi, quindi anche lì c'era bisogno di revisione, che poi di revisione non è stata fatta nemmeno una ieri. Il dialogo tra Chiffi e il VAR in diretta è questo. In occasione del primo contatto, Chiffi è a una decina di metri di distanza dal contatto, ma la visuale è libera e ci mette meno di un secondo a fischiare il calcio di rigore, con In che non protesta nemmeno nell'immediato. Solo dopo si avvicinerà a Chiffi per dirgli: io avevo la mia posizione, giusto, dice In. Chiffi risponde: non fa niente, lo guardiamo. Questa è la risposta dell'arbitro, convinto e deciso. Tu l'hai fischiato il calcio di rigore. Andiamo avanti. Successivamente vanno a lamentarsi Carnesecchi, Højlund e Scalvini, con l'attaccante del Napoli che esclama: è rigore sempre. Prima di essere richiamato al VAR, al monitor, capannello di calciatori attorno a Chiffi in attesa di novità, con Carnesecchi e Lobotka che si confrontano. Dopo la visione al monitor nell'immagine del contrasto in Højlund di spalle, la revoca del calcio di rigore con affermazione: a seguito di revisione il calciatore del Napoli non subisce alcun fallo da parte del calciatore dell'Atalanta, quindi la decisione finale è revoca del calcio di rigore e revoca del cartellino giallo. Contrasto Højlund e gol annullato a Gutierrez. In occasione del secondo contatto, Chiffi è di qualche metro fuori dall'area di rigore, fronte alla porta, e può vedere solo In coprire la figura di Højlund.
Solo successivamente alla segnatura di Gutierrez, dopo 5 secondi, indica il punto di contatto tra i calciatori d'Atalanta e Napoli. Carnesecchi prende il pallone e batte la punizione, con Chiffi che esclama: sto solo aspettando, fallo qui, aspetta un secondo che fanno il controllo di routine. Questo c'è stato ovviamente nel silent check, come lo chiamano. Dopo il silent check del VAR torna verso il centro del campo dicendo: bene, grazie. Dal fischio dell'annullamento sono passati 15 secondi in tutto, nel frattempo nessuna protesta da parte dei calciatori del Napoli, solo delusione per quanto riguarda Gutierrez e il gol annullato. Poi ovviamente ci sono anche le dichiarazioni di Calvarese, ma Calvarese va dove butta il vento e ogni tanto, diciamo, si schiera, dove c'è la verità, ma molte volte si schiera dove la verità nemmeno a pagarla la trovi. Quindi mi rifaccio alle dichiarazioni di Cesari, che io, a quanto sto vedendo negli anni, comunque si sta rendendo molto più obiettivo di tanti arbitri, tra virgolette, in pensione. Poi possiamo sicuramente andare a trovare le defiance del Napoli nella partita di ieri. Questo sì, l'ho detto prima, non abbiamo beccato un cross nemmeno a pagarlo. Poi abbiamo pagato forse diciamo la freschezza che loro hanno potuto inserire sulle fasce. Abbiamo pagato forse i cambi, perché quando è entrato Politano e abbiamo cambiato interpreti sulle corsie esterne, che poi quelli, diciamo, che sono stati sostituiti avevano trovato le contromisure alle fasce dell'Atalanta, perché non tanto si era mossa per quanto riguarda cross fatti bene e pericolosità sugli esterni in tutto il primo tempo. Nel secondo tempo li abbiamo sofferti per tutto il match, ma dobbiamo sempre parlare di una partita che si metteva sul 2-0, tutto un altro match. Il Napoli l'avrebbe portata comunque a casa al 200%, perché una cosa è, diciamo, avere un boost di fiducia dal punto di vista della dinamica del match. Tu Atalanta, dopo che, diciamo così, sudando, hanno annullato il 2-0 al Napoli, quindi hai l'opportunità di rimetterti un attimo in gioco, è normale che dici: porca miseria, questa è un'occasione da sfruttare, e quindi porti a casa risultato e 3 punti. Sicuramente, perché noi su 2 palle alte abbiamo dormito e ci siamo perché abbiamo dormito e dobbiamo assolutamente migliorare. Però è una partita che si ferma comunque al gol annullato a Gutierrez. È un Napoli che poteva andare comunque 2 sopra e gestiva sicuramente in maniera diversa la partita, senza dover poi arrancare, perché poi arriva l'1-1, cerchi di riportarti in vantaggio, ti rimetti in avanti, e l'Atalanta comunque dal punto di vista diciamo dei cambi, e l'abbiamo detto anche nel video prepartita fatto, se non erro, venerdì, dalla panchina potrebbe entrare sempre qualcuno a rompere le scatole. Così è stato. Entra Samardzic, così come è entrato Scamacca. Poi dal punto di vista posizionale abbiamo sofferto Zaleschi, che è stato messo poi su Beukema, e quindi il difensore che comunque è un tantino sulle gambe perché sta giocando dall'inizio. Entra un Zaleschi che è freschissimo. Lo perdi comunque il duello, e l'Atalanta diventa pericolosa, perché non è l'ultima arrivata come squadra, sia dal punto di vista dell'armonia di gioco e quello che diciamo sanno fare in campo tra di loro, e sia dal punto di vista dei singoli, perché tecnicamente comunque è una squadra che può rompere le scatole a un bel po' di formazioni in Serie A. L'abbiamo visto ieri, ma ieri ha rotto le scatole al Napoli perché è stato deciso così. È stato deciso così e tu dovevi finire comunque a tantissimi punti dalla capolista, benissimo, però non devi nemmeno rischiare di mandare fuori qualcuno dalla lotta Champions, ecco, mettiamola così, perché ieri nel caso il Napoli avesse vinto la partita, comunque c'è qualcuno che sarebbe rimasto quasi definitivamente fuori dalla lotta Champions. Ovviamente sono io che sono in malafede e quindi non riesco ad appoggiarmi a un'incompetenza oppure ad un errore arbitrale. È normale che non ci riesco, perché sono 2 mesi buoni che rompete le scatole.
abbiamo pagato e stiamo pagando 2 scudetti in 3 anni e il calcio di rigore, ovviamente, Mkhitaryan Di Lorenzo lo paghiamo in questo campionato e lo stiamo pagando e speriamo che non dobbiamo pagare più niente, perché comunque non prendetevi più paura voi, voi che state poi, diciamo, a capo della situazione. È una classifica che non può essere compromessa più per quanto riguarda i piani altissimi. Ovviamente può sempre, diciamo, mandare via dalla Champions League qualcuno che dovrebbe entrarci di diritto, tra virgolette, perché gli servono i soldi e i debiti sono tantissimi, ma vedremo come andrà a finire da qui fino a fine campionato, augurandomi di poter commentare una partita di pallone piuttosto che, diciamo, venire qui e lamentarmi di una situazione arbitrale che però è palese che è così. Non ci sto nemmeno al fatto di dire no, ma noi dobbiamo stare attenti perché poi possiamo fare del vittimismo. Qui non c'è nessun vittimismo da fare. Dati alla mano. Parma-Napoli, la partita col Verona, il rigore con la Fiorentina, 9 calci di rigore contro, 5 calci di rigore non dati da quando è successa quella situazione Mkhitaryan Di Lorenzo. È una cosa normalissima che poi ti ritrovi lontanissimo dalla capolista, ma non la faccio nemmeno sulla capolista la corsa, ma ti ritrovi con 6-7 punti in meno, che poi fanno sì che nei piani alti della classifica ci si può un attimo adagiare e gestire poi la stagione con doppi impegni, Champions League e quant'altro in maniera totalmente diversa, perché quello è ciò che succede in Serie A e non solo quest'anno. Noi siamo qui a denunciarlo perché il Napoli ha deciso, nella figura di De Laurentiis e di Conte, di star zitti. Ha parlato ovviamente ieri Manna nel post partita e ha fatto anche bene a lamentarsi un tantino, ma io mi aspetto comunque che il Napoli prenda una posizione netta, perché carissimo Napoli, e nella figura del presidente De Laurentiis, che io stimo e ho sempre supportato da sempre e lo farò per sempre, nel caso vanno ad intaccare la corsa alla Champions League e tu quest'anno arrivi quinto per un punto, 2, 3 che siano, economicamente abbiamo visto che cosa potrebbe succedere, perché devi poi ridimensionare per forza. Hai comunque un attaccante da dover riscattare, 50 milioni per riscattarlo. Ti servono i soldi della Champions e devi arrivarci per forza. Loro lo sanno e lo sappiamo anche noi, quindi cerchiamo di fare qualcosina in più in campo, ovviamente dove possibile, perché loro non ci metteranno niente a buttarti fuori dalle 4 nel caso ce ne sia di bisogno, perché poi bisogna vedere chi sale sopra il Napoli, chi se la sta giocando e quant'altro. Forza Napoli sempre, questo è stato il mio sfogo in totale educazione e mi auguro che chi viene tra i commenti, tifosi avversari, venga in maniera educata, perché come ho detto anche in altri video e sta succedendo tutti i giorni in maniera sistematica sul canale, io non ci metto niente a segnalare e bloccare chiunque, al di là di algoritmo e crescita del canale che poi vengono intaccati inevitabilmente, ma non ci sto assolutamente a vedere commenti maleducati sulla mia pagina, quindi potete andare a commentare altrove sotto altri video se volete venire qui a fare la manfrina o tirarvi la questione, tra virgolette, ovviamente scritta, perché io non ci sto assolutamente al vostro gioco. Sempre Forza Napoli, ciao.